Ruppemi l'alto sonno nella testa, un greve tuono, sì ch'io mi riscossi, come persona che è per forza desta, e l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai, per conoscer lo loco dov'io fossi. Mi ruppe l'alto, profondo sonno nella testa un fastidioso, forte tuono, così che io mi riscossi, riacquisii i sensi, come una persona che è desta, svegliata, da una forza esterna, e mossi intorno a me l'occhio riposato, sollevato in piedi e riguardai fisso, attentamente, per conoscere il luogo dove io fossi. Il canto precedente finisce con la mia perdita dei sensi quando mi trovavo sulla prima riva del fiume Acheronte e nell'ultimo verso troviamo la parola sonno. Questo inizia con me che riprendo i sensi e cerco di capire dove io mi trovi e nel primo verso troviamo la parola sonno. C'è quindi una continuità esplicita con la fine del canto precedente. Iniziamo subito con lo spiegare una sottigliezza. Il mio svenimento del canto precedente è immediatamente preceduto dal vedere una luce, seppur vermiglia, rossa, e il mio risveglio è dovuto al sentir un tuono. Proprio come sulla vita terrena, la luce del fulmine precede, di tanto tempo o di poco, il suono del tuono, appunto, in base alla distanza dalla sua origine. E se l'origine è divina, qui negli inferi siamo nel posto più lontano. Il primo verso di questo canto, successivo al terzo, è anche citazione virgiliana dal settimo dello Eneida, successivo quindi al sesto, pluricitato da me nel canto precedente. A lui ruppe il sonno una forte paura. Insomma, nel mio terzo canto cito molte volte il sesto dello Eneida e inizio il mio quarto canto, quello successivo, citando il settimo dello Eneida, quello successivo. Mentre il canto precedente si concludeva con terremoti, venti e luci vermiglie, questo inizia con un tuono, tutti fenomeni atmosferici caratteristici dell'intervento divino. Se non fosse per altro che, te lo ricordo, mi ritrovo sottoterra. Però presta attenzione, io mi riscossi, che rima con mossi e fossi, tutte azioni attive, a conferma che anche ciò che è avvenuto a fine del canto precedente è interpretabile come dovuto a un mio cambiamento attivo, accettazione di volontà, come appunto anche il monte del Purgatorio trema quando attivamente un'anima si sente pronta a salire. Ma c'è da notare anche la polivalenza della circostanza, dato che specifico che non mi risveglio autonomamente, ma a causa di un agente esterno. Alto, parola con doppio significato che abbiamo già trovato, in quanto significa sì, alto, verso l'alto, ma anche profondo, verso il basso. L'alto mare è il profondo mare. Anche greve l'abbiamo già trovato nel canto precedente. Che è tanto greve, fastidioso, allor che lamentarli fa sì forte? Analizzo la costante attenzione dei verbi usati. L'occhio mossi, subito un verbo di movimento. L'occhio è riposato in quanto avevo perso conoscenza. Poi levato, verbo anch'esso già incontrato. Poi riguardai, quindi guardai di nuovo. E infine per conoscere in quanto non ero mai stato lì, se no avrei scritto riconoscere, come in Inferno 3. Persona indica appunto una persona, non un'ombra, ma un qualcuno dotato di corpo. Spiegarti questi dettagli è fondamentale perché se no non capisci il senso letterale delle parole e non puoi di certo capire quello allegorico, neanche di due dei miei canti più noti che adesso cito. In Inferno 5, Francesca dirà: Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, preso costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. L'ombra di Francesca ancora è offesa, subisce dolore, perché gli è stato tolto il bel corpo fisico di Paolo, che gli aveva fatto sottomettere la ragione a pro del desiderio sessuale. Dice che la bella persona gli fu tolta, il bel corpo di lui gli fu tolto, non certo la sua anima, la sua ombra che è ancora lì a svolzare con lei. E se lei si fosse innamorata della sua anima, sarebbe di certo
felice perlomeno di passare l'eternità abbracciata a quella. In Inferno 33 scrivo: Ai Pisa, vituperio, il punto più vergognoso delle genti, del bel paese là dove il sì suona, l'Italia, poiché i domini vicini a te punir son lenti. Muovasi la capraia e la gorgona, due isole toscane, e faccian siepe, chiudano ad Arno in su la foce, sì che egli anneghi, così che il fiume ostruito anneghi in te ogni persona. Quindi auguro che l'Arno straripi e la sua acqua anneghi, una delle morte più brutte, ogni persona, ogni corpo vivo sulla terra che risiede a Pisa. Tornando a questo canto, io mi riscossi come una persona fisica che è desta, strattonata da una forza, non come un'ombra, ma proprio come un corpo. Ripeto questa situazione anche in Purgatorio 9, con riferimento al risveglio di Achille, quando la madre Teti tentò di sottrarlo al suo destino nella guerra di Troia. Cito: non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro e non sappiendo là ove si fosse. Vero è che in sulla proda mi trovai, de la valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie d'infiniti guai. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che, per ficcarlo viso a fondo, io non vi discernea alcuna cosa. Vero è, fatto sta, che mi trovai sulla proda, il margine della riva, della valle dolorosa, che causa dolore, dell'abisso, che accoglie, che riceve, il fragore di infiniti guai. Era la valle oscura, profonda e così nebulosa che per infilare il viso, lo sguardo, a fondo, io non distingueva, comprendevo nessuna cosa. Mi trovai, anche qui, per la prima volta, se no avrei scritto come in Inferno 1, mi ritrovai, che ha tutt'altro significato. Insomma, mi ritrovo, anzi, mi trovo sul bordo della riva di Acheronte, ma non sulla prima del canto precedente, ma su quella opposta. E così ti faccio già entrare in testa il concetto di margine, bordo, nel quale mi trovo in questo canto. Proda, come appunto approdare. Valle, continua a richiamare questo posto basso, anche qui è specificato, valle d'abisso dolorosa. Valle d'abisso, ma non solo, anche un greve tuono, ma non solo, anche ciò che scriverò tra poco, sono palesi richiami ad Apocalisse 9, 1 e 2. Il quinto angelo suonò la tromba, vidi un astro cadere dal cielo sulla terra, gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo, come il fumo di una grande fornace, e oscurò il sole e l'atmosfera. Il verso che in trono accoglie di infiniti guai già introduce che ancora non mi trovo propriamente dentro all'inferno, ma piuttosto nel bordo che circonda, intorno, in trono. I persistenti suoni sgradevoli, guai, eterni e innumerabili, infiniti, accolgono, cingono. Altri tre aggettivi negativi si aggiungono alla valle nella quale mi risveglio. Oscura, come la selva di Inferno 1, profonda e quindi alta, ma verso il basso, e nebulosa. Anzi, così tanto piena di nebbia che io, per quanto guardassi attentamente, non discernevo niente. Discernere è un verbo interessante perché vuol dire distinguere con gli occhi, ma anche comprendere, come in Inferno 3. E poi che a riguardarmi diedi, vidi. L'importanza della vista, occultata dalla nube, che per comprendere è fondamentale nella mia opera, fino a Paradiso 33, l'ultimo canto dell'opera, dove Bernardo, riferendosi a me, prega la Vergine, perché tu ogni nube li disleghi, di sua mortalità coprieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Alcuna fa parte di una frase negativa che contiene non, quindi significa nessuna.
Non posso procedere con l'analisi del testo senza notare che non scrivo come ho attraversato da svenuto il fiume Acheronte. Beh, la risposta banale e priva di errori è che dato che non c'è scritto, allora non si può sapere. Tema che rincontreremo proprio in questo canto. Andando più a fondo, sempre basandosi sulle fonti, è da escludere che io abbia svolto il viaggio in barca, come infatti non svolgerò neanche il viaggio in barca per giungere al purgatorio, dato che queste traversate in barca spettano solo alle ombre sprovviste di corpi che devono raggiungere quei luoghi. Non potendomi limitare però soltanto a escludere ipotesi, una volta perché non c'è scritta, una volta deducendone la continuità narrativa con il purgatorio, devo anche proporre un'ipotesi positiva. Beh, pur ricordando che non c'è scritto e sempre basandosi sulle fonti, non è da escludere che lo stesso Virgilio, e ciò che rappresenta, come farà in Inferno 34, e quindi specularmente, qui per entrare nell'inferno e lì per uscire, mi carichi sulle spalle e ciò che rappresentano. Cito l'uscita dall'inferno nel 34esimo canto. Come a lui, Virgilio, piacque, il collo li avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste. E quando l'ali, di dite, furono aperte assai, appigliò sé, come attaccato a lui, alle vellute coste, di vello in vello giù discese, poscia, tra il folto pelo e le gelate coste. Or discendiam qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto, io sarò primo e tu sarai secondo. E io che del color mi fui accorto, dissi, come verrò se tu paventi, che suoli al mio dubbiar esser conforto. Ora discendiamo, scendiamo giù, qua giù nel cieco mondo, cominciò a dire il poeta Virgilio, tutto smorto, impallidito. Io sarò il primo, starò davanti, e tu sarai il secondo, starai dietro. E io che mi fui accorto del suo colore pallido, dissi, come verrò lì con te, se tu hai paura, quando solitamente sei il conforto delle mie paure, del mio dubitare. Continua Virgilio a parlare, io non parlo più ormai da circa metà del canto precedente. Discendiamo qua giù, abbiamo superato l'Acheronte e adesso scendiamo proprio in basso. Ovviamente Virgilio prima e io dopo. Solo ora discendiamo nel cieco mondo, nell'inferno. Prima non eravamo lì, ma solo negli inferi. Il regno della morte è descritto come cieco mondo, quindi non un altro mondo, al di là, ma il mondo cieco, che non vede, sprovvisto di luce. Come sarà anche cieco carcere in Inferno 10, mentre in Inferno 19 la tripartizione in un solo verso sarà che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo. Accompagnerò la parola mondo a svariate indicazioni e sarà interessante studiarle di volta in volta. Virgilio era tutto smorto, ancora una volta come fa a essere smorto, pallido, uno che è morto e non ha il corpo, che è solo un'ombra, ma tutto è molto umanizzato, realistico, concreto nella mia descrizione di un regno degli inferi decisamente materiale, contrapposto a un regno dei vivi sempre più immateriale. Da un altro punto di vista, sulla Terra ci sono gli uomini. Più andiamo sotto, più ci si bestializza e concretizza, più andiamo su, più ci si divinizza e spiritualizza. Virgilio, e la sua descrizione degli inferi, resta prima, precedente, e io che lo seguo, anche nella descrizione di quei luoghi, secondo, successivo. Inizio io di nuovo a parlare per un motivo importante, e cioè che io, di nuovo, ho paura, come i primi 3 canti precedenti, adesso che vedo la paura anche in chi di solito mi conforta. Con l'ultimo verso inizio a farti ragionare sul mio dubitare, ripreso tra poche terzine quando dirò dimmi maestro mio, dimmi Signore, comincia io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore. Con la riflessione che faremo sul fatto che col maestro e Signore, che comunque resta un pagano, parli di questioni incontestabili riguardanti la fede cristiana del vero Dio che lui non conobbe. Ed egli a me,
l'angoscia delle genti che son qua giù nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiam, che la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. E lui, Virgilio, a me. L'angoscia, l'affanno penoso delle genti, anime, che sono proprio qua giù, nel viso mi dipigne, colora quella pietà verso la loro angoscia che tu senti, percepisci come paura. Andiamo perché la via lunga, ancora da fare, ci sospinge, sollecita. Così, in questo modo, si mise, entrò, e così mi fece entrare nel primo cerchio che cinge, circonda tutto l'abisso. Virgilio mi spiega che il suo cambiare colore del volto, qui ripreso dalla parola dipigne, che io sentii, credevo, dovuto alla tema, paura, e invece dovuto alla pietà, che prova per le genti che risiedono proprio in questo posto nel quale stiamo entrando. Non genericamente per tutte le genti dell'inferno, dato che proprio lui, riguardo alcuni di loro, mi insegna che non bisogna avere pietà, e quindi sarebbe contraddittorio se lui ce l'avesse. Ricordo che in Inferno 2 scrivo che la mia sarà una guerra, sì del cammino e sì della pietate. E su cosa si debba temere si è già espressa Beatrice ancora in Inferno 2. Temersi dee di sole quelle cose ch'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Dobbiamo percorrere tanta strada e il tempo a disposizione è poco, quindi procediamo. Così si mise e così mi fe entrare. È un endecasillabo che richiama il mi mise dentro alle segrete cose. Adesso è il mio Signore che così si mise, partì, e così mi fece entrare, non più nelle segrete cose, ma stavolta, specifico, nel primo cerchio che cinge l'intero abisso. È quindi il cerchio più grande, oltre a essere il più alto. Non entriamo in nessun girone, entriamo nel primo cerchio, e in Inferno 9 verrà chiamato discende mai alcun del primo grado, che sol per la pena ha la speranza cionca, anticipando la caratteristica dei suoi residenti, puniti senza pene, ma solo col dover vivere col desiderio, ma senza speranza. Senza speranza come tutti gli altri abitanti dell'inferno, tra l'altro, ma a differenza di tutti gli altri, senza nessuna punizione e non all'interno, ma sul bordo, un posto dove Cristo arriva. Quivi, secondo che per ascoltare, non avea pianto mai che di sospiri, che l'aura eterna facevan tremare. Ciò avvenia di duol sanza martiri, ch'avean le turbe, che eran molte grandi, e di infanti, e di femmine, e di viri. Proprio qui, stando a ciò che capivo ascoltando, non c'era mai più che il pianto, ma sospiri, tali che facevano tremare l'aura eterna. Ciò avveniva per il dolore senza martiri, torture, che avevano le folle, che erano molte, tante e grandi, di infanti, di femmine e di maschi. Il cieco e il nebuloso che caratterizzano l'ambiente mi costringono di nuovo a usare l'udito per cercare di capire qualcosa. Uso quindi l'udito e non sento pianti, né tantomeno le disperate strida dell'inferno anticipate da Virgilio in Inferno 1, ma dei sospiri che fanno tremare l'aura eterna. L'eternità, oltre alla cecità, è caratteristica degli inferi. La descrizione quindi si rifà a quelle prime anime incontrate nel canto precedente, ma con notevoli differenze. Per fare un paragone con un altro canto, in Purgatorio 7 scrivo sia ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri, che luogo è laggiù non tristo di martiri. Un dolore che sembrava provenire da nessuno che stesse subendo una punizione corporale. Qualcosa vedo perché appunto scorgo tante folle numerose e tra loro tanti infanti, cioè bambini che ancora non parlano, femmine e uomini. L'accuratezza dei termini scelti. Maria la chiamo donna e gentil, queste le chiamo
femmine. La prima vista dei residenti di questo luogo è quella di diverse folle numerose composte da infanti, femmine e uomini che sospirano. Nessuno piange o urla a causa di qualcuno che lo tortura. Nell'ultimo verso ci tengo a discostarmi da parte della dottrina, dato che in questo luogo che definirò limbo non trovo solo gli infanti morti senza battesimo e che quindi, per parte della dottrina, essendo morti prima del battesimo, non potevano arrivare in paradiso in quanto non gli era stata lavata via la colpa della disobbedienza di Adamo ed Eva, ma anche femmine e viri. Infanti deriva proprio dal latino infantes, cioè muto che non può parlare, e quindi considerato anche giuridicamente incapace di agire. E, riprendendo il canto precedente, Dio, o Minos per lui, non giudica coloro che mai non fur vivi, chi non visse mai, ma, diciamo così, sopravvisse soltanto. Anche viri deriva dal latino vir, per indicare genericamente i maschi, non solo gli uomini valorosi, come appunto femmine non indica solo le donne valorose. Cito Giobbe 3 da 11 a 17. E perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché 2 ginocchia mi hanno accolto e perché 2 mammelle per allattarmi? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace con i re e i governanti della terra, che si sono costruiti mausolei, o con i principi che hanno oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bimbi che non hanno visto la luce. Laggiù i malvagi cessano di agitarsi, laggiù riposano gli sfiniti di forze. Il mio limbo è ispirato anche a questo passo. Qui si trovano infatti i bambini insieme ai governanti e principi, ma soprattutto si riprende il concetto cardine che descrive i primi residenti incontrati oltre la porta del canto precedente, cioè coloro che mai non fur vivi, proprio come i bambini non nati appena descritti da Giobbe. Concludo citando un lungo passo tratto dallo sesto dell'Eneida, perché senza conoscere le mie fonti non puoi apprezzare appieno il mio lavoro. Non pongo neanche l'accento sulle parole che trovi nella mia opera, se no dovrei tenere un tono alto di voce durante l'intera citazione. Sulla prima riva dell'Acheronte cito: tutta una folla dispersa si precipitava alle rive, donne e uomini, i corpi privati della vita di magnanimi eroi, fanciulli e intatte fanciulle, e giovani posti sul rogo davanti agli occhi dei padri. Quante nelle selve al primo freddo d'autunno cadono scosse le foglie, o quanti dall'alto mare uccelli s'addensano in terra, se la fredda stagione li mette in fuga oltremare e li spinge nelle regioni assolate. Stavano eretti pregando di compiere per primi il traghetto e tendevano le mani per il desiderio dell'altra sponda. Ma lo spietato barcaiolo accoglie questi o quelli, gli altri sospinge lontano e scaccia dalla spiaggia. E ne allora, meravigliato e turbato dal tumulto, dimmi, o Vergine. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi, orvo che sappi innanzi che più andi. Il buon maestro, Virgilio, disse a me, non domandi tu che spiriti son questi che vedi, ora voglio che tu sappia prima che si proceda oltre. Buon maestro, 2 parole decisamente positive nella mia opera. Nel canto precedente avevo posto troppe domande a Virgilio e con estrema delicatezza lui lo capisce e mi fa capire che posso riniziare a chiedere, anzi, mi risponde chi siano questi prima ancora che io glielo chieda. Li chiama spiriti, poco fa li ha chiamati genti, continuando questa ambiguità tra materiale e spirituale. Virgilio ci tiene a dirmi che essi sono chi essi siano prima di avanzare. Ricordandoti che nel canto precedente la mia guida mi ha bloccato le domande, qui me le anticipa, facendomi capire che è il momento per iniziare a farle, anzi, appunto, rispondendomi prima che io gliele ponga. Che ei non peccaro, e se elli hanno mercedi, non basta, perché non ebber battesmo, che è parte della fede che tu credi. Esse furon dinanzi al cristianesimo non adorar debitamente a Dio,
e di questi cotai son io medesimo. Che essi non peccarono, e se essi ebbero meriti, fama, presso la terra, non basta, perché non ebbero battesimo, gloria, presso il cielo, che è parte della fede cristiana, nella quale tu credi, io credo. E se essi furono, vissero sulla terra, prima del cristianesimo, non adorarono debitamente, nel modo dovuto, Dio. E tra coloro ci sono io stesso, Virgilio. Prima della spiegazione devo citare 3 passi dal Vangelo di Giovanni 8, capisaldi di questo canto. Giovanni 8,7, dove Gesù si rivolge a degli uomini che, seguendo la legge datagli da Mosè il legista, stavano iniziando la lapidazione di una donna che aveva commesso adulterio. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E dato che tutti pecchiamo, nessuno scagliò nulla. Questi diciamo che non peccarono così gravemente. Giovanni 8,12. Di nuovo Gesù parlò loro: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E a proposito di luce, Virgilio ha detto poco fa che adesso stiamo discendendo nel cieco, senza luce, mondo. Giovanni 8,19. Gli dissero allora i farisei: Dov'è tuo padre? Rispose Gesù: Voi non conoscete, siete uniti, né me né il Padre. Se conoscete me, conoscete anche il Padre mio. Torno alla spiegazione dove Virgilio descrive, come avvenuto anche nel canto precedente, chi siano i residenti di questo primo cerchio. Ricordo che Virgilio resta un pagano che per l'ennesima volta, superata la porta della morte, dice espressamente la parola Dio e, sempre da pagano, parla di persone che, cito, non peccaro. Gesù resta il confine, la diritta via da seguire, la luce, la verità, e colui che anche in Paradiso 32, dove sono tutti battezzati, divide le anime tra quelle venute prima di lui, quei che credettero in Cristo venturo, e quelle venute dopo di lui, quei che credettero in Cristo venuto, quei che a Cristo venuto ebberli visi. Anche qui è lui che divide, quelli che vennero prima di lui e non adorarono debitamente Dio, con quelli che vennero dopo di lui ma non furono battezzati. Virgilio descrive in ordine inverso da quello cronologico queste due categorie, parlando prima di quelli nati dopo Gesù e poi di quelli nati prima di Gesù. Così ha la possibilità di concludere con la frase che fa capire che lui stesso è residente di questo cerchio. E quelli che, nati prima di Gesù, cioè tra quelli che, nati prima di Gesù, non adorar debitamente a Dio. Niente di scandaloso nel trovare negli inferi chi non ha peccato. Non è di certo il non offendere Dio, né il comportarsi bene tra gli uomini che ti fa ottenere la vita eterna, come spiegato nel canto precedente, anche se in modo occulto, nell'episodio del giovane ricco citato in 3 Vangeli su 4, che, nonostante seguisse i comandamenti, non fu disposto a separarsi dai suoi tesori terreni per seguire Gesù e ottenere un tesoro nel cielo. Quindi non commise nessun peccato, ma morì. Andò quindi nel regno dei morti. Mentre purgatorio e paradiso sono pieni di anime che peccarono. Ti faccio porre l'attenzione sui tempi verbali utilizzati nel primo verso, che ei non peccaro al passato durante la loro vita terrena, e se elli hanno mercedi al presente tuttora tra chi sta vivendo la vita terrena. Spiego meglio questo concetto perché è fondamentale. Non basta non peccare contro Dio o essere famoso tra gli uomini per ciò che hai fatto di onorevole sulla terra. Non basta per evitare la morte. Come i residenti di questo luogo, l'unico modo per ottenere la vita eterna è conoscere, unirsi a Gesù e ciò che rappresenta, che è la via, la verità e la vita, come è scritto sempre in Giovanni. Ti faccio notare una sottigliezza. Nel canto precedente abbiamo incontrato coloro che non furono, non essendo mai stati vivi. Invece in questo canto scrivo e se egli furon dinanzi al cristianesimo. Quindi anche se prima del cristianesimo questi residenti furono, vissero, ma senza il Cristo, che è la vita, non giunsero al Padre.
A chi è nato dopo il cristianesimo serve il battesimo per salvarsi e vivere in eterno. Serve, appunto, unirsi al Cristo. Attenzione, parlo di battesimo e cristianesimo, due termini più generici di quanto sembri. Il cristianesimo non è solo quello cattolico della Chiesa di Roma e chi la pensa diversamente spesso è considerato eretico. E il battesimo non è solo quello fatto per immersione nell'acqua, che si faceva già prima del Cristo, perché appunto, come riporta il Vangelo di Luca 3,16, Giovanni, il Battista, rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Vi sono infatti cristiani non cattolici che battezzano trasmettendo lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani, come ad esempio il gruppo denominato i buoni cristiani. Buono, parola chiave della mia opera. Riguardo al battesimo cattolico effettuato in acqua per immersione, nell'inferno, oltre che qui, è esplicitamente citato in Inferno 19, per dire che io ne ho rotto pubblicamente uno di battezzatori, mentre mi riferisco proprio alla descrizione di quel luogo infernale, confrontandolo alle fonti battesimali, e appunto per ribadire che io personalmente ne ruppio per un che dentro vannegava, e dicendo che rompendo una fonte battesimale salvai uno che in quell'acqua santa ci annegava, i significati allegorici si sprecano. Sempre in Inferno 19, ricordiamolo, canto che inizia con l'accusa a quelli, soprattutto papi della Chiesa di Roma, che usano le cose di Dio per arricchirsi sulla terra. Qui il battesimo è descritto come parte della fede, nella quale io credo. Se avessi voluto, sarei di certo stato più puntuale ed esplicito in tale precisazione. Continuo questa ricerca del termine battesimo, con le sue sfumature, nella mia commedia. Dopo Inferno 4, questo canto, e Inferno 19, quello appena citato, compare una sola volta in Purgatorio e ben 5 volte in Paradiso. In Purgatorio 22, l'anima di Stazio dice: «Ebbio battesmo, ma per paura chiuso Cristian fu mi, lungamente mostrando paganesmo». Quindi si salvò ricevendo il battesimo, unendosi al Cristo, ma continuò in pubblico a fingersi pagano. Tra l'altro, di nuovo qui battesmo rima con paganesmo. In Paradiso 19 scrivo la parola battezzato, ed è proprio per riprendere questo mio dubbio. Un uomo nasce alla riva dell'Indo e quindi quivi non è che chi ragioni di Cristo, né chi legga né chi scriva, e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede, senza peccato in vita o in sermoni. Muore non battezzato e senza fede. Ov'è questa giustizia che il condanna? Ov'è la colpa sua se ei non crede? La figura dell'aquila, che in quell'occasione mi risponderà, mi rimetterà intanto subito al mio posto dicendomi: «Or tu chi sei che vuoi sedere a scranna, seggio di un giudice, per giudicar di lungi, lontano, 1000 miglia, con la veduta corta d'una spanna?» Per poi darmi un'altra risposta che solo leggendo il quarto canto dell'Inferno non puoi avere, e cioè: «Ma vedi, molti gridan nella terra, Cristo, Cristo, che saranno in giudicio assai men prope vicini a lui, che tal di quegli altri, che non conosce Cristo. E tai cristian, quelli che gridano Cristo, Cristo, senza conoscerlo, unirsi a lui, dannerà, saranno dannati da l'etiope, l'africano, qualunque che chi visse insomma lontano dal cristianesimo, quando si partiranno in due collegi, gruppi, l'uno in eterno ricco e l'altro inope, povero. Quindi ci saranno più persone vissute lontane dal cristianesimo tra i salvati che quelli che durante la vita gridarono Cristo, Cristo. E poi l'aquila mi canterà un canto che io non capirò e, in poche parole, mi dirà: come io non capisco questo canto, non posso capire la giustizia divina. In Paradiso 20, parlando di un pagano che risiede in paradiso, scrivo:
Quelle 3 donne, le virtù teologali, li fur per battesmo, che tu vedesti dalla destra rota dinanzi al battezzar prima dell'istituzione del battesimo, più d'un millennio. Ancora ribadire che per battesmo, che salva, non intendo certo quello fatto per immersione da un ministro della Chiesa di Roma. Non riesco a trattenermi da farti notare che mentre per Stazio, in Purgatorio, battesmo rima con paganesmo e centesmo, secolo, qui per Rifeo, pagano, troiano, in paradiso battesmo rima ancora una volta con paganesmo, paganesmo e battesmo messe in rima anche in inferno, ma con millesimo, millennio. In Paradiso 25 cito di nuovo il battesimo, riferendomi al battistero di San Giovanni, dove appunto in Inferno 19 ho ricordato che io li ruppi una fonte battesimale. E, continuando a parlare male della Chiesa Cattolica, quella di Roma, come in Inferno 19, troviamo la parola battezzati in Paradiso 27, dove appunto San Pietro, il primo Papa, in prima persona, dice: non fu nostra intenzione che a destra mano da una parte, la destra, di nostri successor, altri papi, parte sedesse, parte dall'altra del popolo cristiano, il popolo cristiano dall'altra parte, né che le chiavi che mi fur concesse divenisser signaculo, simbolo, in vessillo, che contrabattezzati combattesse, né ch'io fossi figura, effigie, di sigillo, a privilegi venduti e mendaci falsificati, falsi, ond'io sovente arrossisco dalla vergogna e di sfavillo si abbassa la mia luce, in vesta di, travestiti da pastor, lupi rapaci. Si veggion di quassù per tutti i paschi, i pascoli. O difesa, giustizia, vendetta di Dio, perché pur giaci tardi ad arrivare? Scusate questa lunga spiegazione, ma mi serviva a distanziarmi definitivamente dal farti pensare che per battesimo io possa intendere quello fisico eseguito per immersione in acqua santa da un ministro cattolico, perché se non capisci le parole neanche a livello letterale non puoi capire i sensi allegorici. Per concludere con l'ultima citazione esplicita della parola battesimo e le sue sfumature, in Paradiso 32 San Bernardo spiega dove risiedono nella rosa i fanciulli morti prematuramente, spiegando cosa occorresse alla loro salvezza, dividendo la storia dell'umanità in 3 epoche. Durante la prima umanità era sufficiente loro l'innocenza e la fede dei propri genitori. Poi fu necessaria la circoncisione. Ma poi che il tempo della grazia venne, Cristo è venuto, senza battesimo perfetto in Cristo, tale innocenza laggiù, nel limbo, si ritenne, resta. E non farmi spiegare di nuovo cosa intendo per battesimo perfetto in Cristo. Fine della spiegazione, lunga ma necessaria, per evitare fraintendimenti sul battesimo. Qui si chiude la terzina riferita a questi residenti nati dopo di Cristo. Nella terzina successiva, riguardante quelli nati prima del cristianesimo, esse furono dinanzi al cristianesimo, lì la discriminante è quella di non adorar debitamente a Dio, che proprio come non poterono conoscere il Cristo venuto, perché non era ancora nato, ma comunque non riuscirono ad adorare debitamente Dio. E quindi vivranno per sempre, un esempio su tutti, il guardiano del purgatorio è un pagano che morì suicida circa 50 anni prima che Cristo nascesse. Ci sono infatti anime come il guardiano del purgatorio, come Rifeo e Traiano, che in quella fede ci sono entrati senza ricevere fisicamente il battesimo, perché sì, troveremo in paradiso persino 2 anime nate prima di Cristo, ma che sono salve e vivranno in eterno tra i santi. Questo riguardo in Paradiso 20 verrà spiegato: di corpi suoi, di loro 2, non uscir come credi, anime di gentili, nobili pagani, ma cristiani, in ferma fede, a conferma definitiva che la fede è quella in Cristo, non quella cattolica. Quel Rifeo di Passuri, Cristo venturo, quel Traiano di Passipiedi, Cristo venuto da poco. Leggo un'altra terzina sempre di quel canto, scusate se mi dilungo, ma è importante.
Chi crederebbe giù nel mondo errante sulla terra che Rifeo troiano in questo tondo cielo fosse la quinta delle luci sante? Una luce santa del paradiso e il pagano Rifeo troiano. Ripeto, un pagano che visse nella città di Troia, quindi certamente nessun cattolico lo battezzò mai fisicamente, se non le tre donne. Riprendo con l'analisi del canto. L'ultimo verso della terzina, come spesso accade, è fatale. In un solo endecasillabo stravolgo l'emozione di chi legge. In questo caso, Virgilio, mentre sta spiegando chi risiede lì tra i nati prima di Cristo, dice: e di questi cotai sono io medesimo, che drammaticamente, ripeto, rima con battesimo e cristianesimo. Non posso che concludere con il Vangelo di Giovanni 3 e seguenti. Gli rispose a Nicodemo Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo Spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto, dovete rinascere dall'alto. E poi, se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque creda in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da fare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Per tai difetti, non per altro rio, semo perduti, e sol di tanto offesi, che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lontesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Per tali difetti, mancanze, non per altra colpa siamo perduti e, ancora, offesi, colpiti, puniti, soltanto così, che senza speranza viviamo nel desiderio di vedere Dio. Un grande dolore mi prese al cuore quando lo intesi, capii, però che gente di molto, tanto valore conobbi in quel limbo, confine superiore, che era sospesa. Ecco quindi chi sono e dove ci troviamo. Questi sono coloro che ebbero, in base a che vissero prima o dopo il cristianesimo, i difetti spiegati nelle due terzine precedenti, mentre il luogo è definito limbo, margine, orlo. Come nel canto precedente, anche questi residenti sono descritti per le loro mancanze, non peccaro, non basta, difetti, non per altro rio, senza speme. Nel canto precedente abbiamo incontrato, superata la porta degli inferi, chi non fu mai vivo. In questo incontriamo chi visse, ma non si unì al Cristo. Anche il semo perduti, quindi definitivamente non smarriti, cioè che momentaneamente non seguono la retta via. E completando questi due concetti con quello del dubitare che ho già spiegato, ripeto fino all'esaurimento, Giovanni 14,6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. A scoprire questo mi prese un gran dolore al cuore, per questo argomento del perché punire gli infedeli che non hanno colpe. Dio, della terzina precedente, rima con rio nel mezzo e disio alla fine. E ne approfitto per approfondire la parola Dio, che già tante volte è comparsa in questa prima canzone. A dire esplicitamente Dio è il pagano Virgilio.
del quale proprio io, a lui nel primo canto, dico, per quello Dio che tu non conoscesti, non l'ha conosciuto, è punito per questo, non per altro Dio, ma continua e continuerà espressamente a citarlo. La parola Dio non solo si può pronunciare tranquillamente all'inferno, ma possono pronunciarla addirittura i pagani e i mostri. Nel canto precedente Virgilio dice: non furono ribelli né fur fedeli a Dio, in riferimento a una ribellione angelica contro il vero Dio. E poco dopo ripete: quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutt'oggi, sempre in riferimento al vero Dio. In questo canto, sempre lui dice: esse furon dinanzi al cristianesimo non adorar debitamente a Dio, e di questi sono io medesimo, e di questi cotai sono io medesimo. Dove la parola Dio si frappone proprio tra cristianesimo e medesimo. Fino a questo punto della storia non siamo ancora propriamente dentro all'inferno, ma questo non è una scusante. In Inferno 11, quindi addirittura dentro dalla città Roggia, il maestro pagano dice: ma perché frode è dell'uom proprio male, più spiace a Dio, e poche terzine dopo, a Dio, a sé, al prossimo si pone. In quest'ultimo caso per Dio si intende la divinità, dato che tra i violenti contro Dio, appunto, troviamo chi offese il dio Giove. Sempre in quel canto Virgilio dice: e Soddoma e Caorsa, e chi spregiando Dio col cor favella, dove Sodoma, insieme a Gomorra, fu distrutta dall'ira del vero Dio. E poi cita Dio altre 2 volte, arrivando a 5 volte in tutto ancora e solo in Inferno 11, il pagano Virgilio. Nel canto successivo, Inferno 12, è addirittura il centauro Nesso che dice: colui fesse in grembo a Dio lo cor che in su tamisi ancor si cola, riferendosi a un omicidio avvenuto in una chiesa cattolica. Cito solo un'ultima ricorrenza della parola Dio, pronunciata dentro l'inferno, quando appunto io in prima persona, prendendomela con l'anima di un papa, in Inferno 19 dico: fatto v'avete Dio d'oro e d'argento. Riprendiamo con il canto. Gente di molto valore conobbi, non appunto riconobbi, ma soltanto conobbi, dato che non li avevo mai visti prima di adesso. L'espressione limbus inferi, appunto il margine dell'inferno, proprio come nel mio caso, viene iniziata a usare dai teologi occidentali alla fine del XII secolo. Non siamo ancora propriamente dentro all'inferno, siamo nel primo cerchio che lo circonda, nel suo margine, nel suo limbus inferni. Riguardo al legame che c'è tra speranza e desiderio, cito Paradiso 25, speme è un attender certo della gloria futura, e convivio, dove scrivo, dalla quale, buona fede, viene la speranza, che è lo provveduto desiderare, e per quella nasce l'operazione della caritade. E ancora, questo piacere in altra cosa di qua giù esser non può, se non nel guardare in questi occhi e in questo riso. E la ragione è questa, che con ciò sia cosa che ciascuna cosa naturalmente di sia la sua perfezione, senza quella essere non può l'uomo contento, che è essere beato, che quantunque l'altre cose avesse, senza questa rimarrebbe in lui desiderio, lo quale esser non può con la beatitudine, a ciò che la beatitudine sia perfetta cosa e lo desiderio sia cosa defettiva, che nullo desidera quello che ha, ma quello che non ha, che è manifesto difetto. E in questo sguardo solamente l'umana perfezione s'acquista, cioè la perfezione della ragione, della quale, siccome di principalissima parte tutta la nostra essenza dipende, l'uomo, in quanto ello è uomo, vede terminato ogni desiderio, e così è beato. Il legame speranza-desiderio e tale situazione è spiegata dallo stesso Virgilio, che, parlando in prima persona in Purgatorio 7, dirà: non per far, ma per non fare ho perduto, a veder l'alto sol che tu disiri e che fu tardi per me conosciuto.
Il limbo come bordo superiore, limite posto in alto del regno dei morti, è sempre ripreso dallo sesto dell'Eneida, dove c'è scritto: s'udirono subito voci e un alto vagire, piangenti anime di infanti sul limitare della soglia che un giorno fatale portò via, prima ancora che cominciassero a vivere. Quel sulla soglia, Virgilio, in latino, lo scrive proprio in limine primo. E infatti io parlo di limbo, orlo margine, e di primo cerchio. La citazione continua subito dopo con Minos che giudica e decide dove mandare ogni anima. Virgilio, anche in Paradiso 7, appunto, spiegherà questo primo cerchio e chi lo abita con queste terzine. Luogo è laggiù non tristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io con pargoli innocenti, dai denti morsi della morte avante, che fosser dall'umana colpa essenti. Qui vi sto io con quei che le tre sante virtù non si vestiro, e sanza vizio conobber, si unirono a, l'altre e seguir tutte quante. Come sulla vita terrena vissero senza speranza di salvezza, ma col desiderio, così qui, senza speme vivemo, verbo al presente, viviamo adesso ancora, in disio, desiderio. E, oltre a questo, per alcuni di loro, come vissero sotto la luce dell'onore sulla vita terrena, adesso vivono sotto la luce del fuoco, della fama terrena, che certo non è la luce del sole della gloria celeste. Le citazioni del Nuovo Testamento al limbo si fermano, ma sono sufficienti, a quel fondamentale passo del Vangelo di Luca 16, dal 22 alla fine. Adesso ti riporto questi versetti che sembrano scritti da me, anzi, a essere cronologicamente corretti, sono io che ho riscritto questi versi. Un giorno il povero, di nome Lazzaro, morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, il limbo. Morì anche il ricco, suo padrone, e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, il ricco levò gli occhi in su e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni materiali durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali materiali. Ora invece lui è consolato spiritualmente e tu sei in mezzo ai tormenti spirituali. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, il duro giudicio di Virgilio infranto da Maria, né di costì si può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi. E difatti il Cristo è risorto dai morti e tutt'oggi noi non siamo persuasi né dall'Antico Testamento, né dal Nuovo, né dalla risurrezione del Cristo. Tra l'altro, questo passo è l'ennesima conferma che il Cristo non è sceso col corpo nell'inferno, ma si è fermato nel suo confine, posto in alto, tanto che un dannato, stando nell'inferno tra i tormenti, levò in su gli occhi e vide di lontano nel seno di Abramo. Tornando al canto, l'ultima parola è sospesi, che riprende Inferno 2, io, Virgilio, ero, tra coloro che sono sospesi, tra la mancanza di speranza, seppur col desiderio di vedere Dio.